Vanno sempre più di moda gli inchiostri con le fragranze, i fragrance inks, in questo caso Deatra Mentis, e ne ha prodotti davvero tanti e qualcuno anche ben centrato. Premetto che non sono un grande appassionato di questo tipo di inchiostro perché l'inchiostro mi piace sentirlo col proprio odore, talvolta acre, pungente, a volte anche inchiostri che puzzano un po'. Però stiamo parlando di inchiostri, cioè mi interessa poco che abbia una piacevole fragranza, anche perché molto spesso sono, sì, vicine ma non vicinissime al bersaglio e per un naso sensibile come il mio finisce quasi per diventare un autogol e quasi mi stordisce mentre scrivo. Ho provato recentemente anche degli inchiostri al caffè di altri produttori molto vicini a quello che è il fondo di caffè o comunque al residuo sulla tazzina. Dopo un po' però mi infastidisce, così come altre profumazioni tutt'altro diverse ma molto penetranti. Gli inchiostri in prova di oggi sono il cedro, caramello, caffè e gelsomino, ognuno con le sue caratteristiche. 4 inchiostri diversi, ma c'è davvero da sbizzarrirsi. Lavanda, brezza marina, nocciole, liquerizia, menta verde, patchouli, cannabis, addirittura l'ho già presentato qualche tempo fa. Insomma, davvero si spazia da un posto all'altro. È vero che quando qualcuno riceverà la nostra lettera avrà questo inchiostro profumato. Mi ricordo però che ai miei tempi, e vi parlo ormai di parecchi tempo fa, qualcuno o qualcuna, più sovente, metteva 2 goccette di profumo nella busta ed era un po' un modo per così riavvicinarsi. Avevo lanciato un sondaggio per domandare quale inchiostro abbinare alle 4 novità Kaweco, la serie Art con 4 colorazioni diverse. Allora è venuto fuori un sondaggio abbastanza uniforme, anche se un abbinamento che avevo previsto io è stato effettivamente poi ribaltato dal plebiscito, e allora ben venga così. Quindi avremo la Kaweco Art Hickory Brown per l'inchiostro che profuma di caffè, mentre invece la Mineral White per accompagnare l'inchiostro al gelsomino tanto leggero, davvero quasi evanescente. Mentre invece la Pebble Blue, quella che sembra un po' la stilografica dell'Inter, non me ne vogliono gli altri competitori di calcio, abbiamo abbinato il cedro, e l'ultima, al terrazzo veneziano, invece abbiamo il caramello. Nessuna novità per quel che riguarda il calamaio, quello classico, 45 ml, si chiude bene, si appoggia bene e insomma si caricano un po' tutte le penne, anche se non è un campione per l'imboccatura, cioè per il diametro del cappuccio, però fa il suo dovere e il tappo serra anche bene. Ho trovato che insomma gli inchiostri durano ben sigillati, anche quelli che ho da parecchio tempo. Le etichette invece le potrete trovare anche personalizzate, perché Deatra Mentis, come molti altri brand, produce anche per piccoli lotti, e quindi qualcuno può avere la gran riserva, qualcuno l'inchiostro profumato soltanto per quel rivenditore là e così via. Però di fatto gli inchiostri sono Deatra Mentis e sono reperibili e pienamente e facilmente nel catalogo Deatra Mentis di moltissimi rivenditori. Sono inchiostri profumati? E allora partiamo dal profumo. Il cedro è quello che senza dubbio mi ha colpito di più. Un'essenza rinfrescante, un bagno schiuma mi verrebbe da dire, ma comunque molto gradevole.
è anche gradevole. La tonalità è molto invitante, questo blu petrolio, questo verde giada scuro, verde azzurro, acquamarina intenso, chiamiamolo come vogliamo, ma quella è la tinta. E poi una bella aspettativa sul caramello, anche perché l'etichetta è così invitante che insomma bisogna stare attenti veramente a nasconderlo ai bambini. Il profumo buono, sì, ma anche forse molto buono per gli appassionati del genere, ma insomma ci fermiamo là. Il gelsomino è quello che mi ha convinto un po' meno come colore, però dal punto di vista della profumazione è così intenso che mi dà alla testa come il gelsomino, come il fiore vero e proprio. Anche se poi osservato all'interno del calamaio farebbe presagire una tinta un pochettino più scura, un pochettino più decisa ed anche più verdognola rispetto a quello che è in realtà. E arriviamo al caffè. Il caffè è buono, sa di caffè, però ammetto che ci sono dei brand che fanno meglio il caffè, per dirla così simpaticamente, ma qualche azienda come la KVZ o la Dominant Industry fanno un inchiostro che sa e profuma veramente di caffè. Alla prova pratica sono degli inchiostri tendenzialmente liquidi più che oleosi, quindi un indice di viscosità abbastanza contenuto. Inchiostri che fanno sì scorrere la penna, però non proprio tutti i pennini e non su tutte le carte, ovvero alcuni pennini un po' più grezzi, un po' più appuntiti, spigolosi, potrebbero essere in deficit di scorrevolezza su alcune carte. Non è il tipo di inchiostro che prediligo in assoluto, ma si possono ottenere assolutamente dei buoni risultati andando a compensare un pochettino questo fattore, quindi con dei pennini leggermente più arrotondati, magari con una gradatura fine media piuttosto che extra fine. In qualsiasi caso le tinte sono delle belle tinte. Quello del caffè è una tinta che assolutamente mi piace, come mi piacciono molti marroni. Non fanno gridare al miracolo, nel senso che, diciamoci la verità, ormai siamo sempre lì, è stato inventato tutto e di più. Difficile trovare un colore che non sia già stato visto o non possa ricordare qualcuno di un altro brand o di un'altra azienda produttrice. Insomma, i colori ormai sono quelli. Però buona la resa complessiva. Quello del caramello me lo aspettavo un pochettino più deciso, un pochettino più carico, rossastro o comunque tendente al marrone. Però poi a pensarci bene il caramello, quantomeno il mu, ha proprio questa tinta e allora sì, forse ha più ragione De Atramentis di quanto non ne abbia io. In qualsiasi caso non mi sarebbe dispiaciuto averlo un pochettino più scuro per aumentare
soprattutto in combinazione con dei tratti fini, e aumentare un pochettino la leggibilità. Un problema che invece si pone assolutamente con il gelsomino. Usato in corrispondenza di un pennino sottile o comunque anche fine, con una carta rigata e in condizioni di buona luce, cari amici, come potete vedere è davvero difficile leggere quello che si sta scrivendo. È un genere di inchiostri che a me non piace molto, ma che ultimamente mi ritrovo molto spesso così a recensire. Si vede che è un po' anche la moda, ma soprattutto credo la ricerca che si spinge ormai verso i limiti di quello che è già stato esplorato, e allora abbiamo degli gialli così evanescenti, così paglierino chiaro che è difficile da notare, così come degli azzurri che si perdono e si confondono nel bianco, che nemmeno con un pennino triplo B riusciamo a mettere in evidenza. Quindi anche qui meriterebbe un distinguo la recensione per quel che riguarda l'utilizzo nella grafia, nella scrittura, e invece l'impiego nelle belle arti, dove comunque suppongo ci siano anche altri strumenti, altri prodotti che potrebbero anche essere migliori di questo. Arriva poi quest'ultimo cedro che mi piace parecchio, anche perché in questo caso, ancora una volta, mi spiace dirlo, ma mi ricorda qualcosa che ho già visto e che a sua volta mi piace. Mi ricorda qualche prodotto, per esempio della Diamine, della serie Inkvent, ma mi viene in mente anche Monteverde con le sue collezioni dedicate per esempio ai dolci, al cake, alle torte, e sì che insomma non mi è dispiaciuto affatto. Poi la partita ad un certo punto si gioca sulla scorrevolezza, cioè sulle doti dinamiche più che scorrevolezza, sulle doti dinamiche e comunque sul prezzo. Questi sono inchiostri che non sono super economici, potrebbero costare anche qualcosina più di altri con i quali si confrontano, insomma tutto sta davvero ai gusti personali. Nel periodo durante il quale li ho provati, e come potete vedere dalle immagini li ho provati su diverse carte con diversi pennini, non ho mai avuto problemi di spiumaggio, e questo per esempio è già una gran cosa. Il tratto è sempre rimasto vicinissimo al tratto nominale del pennino, e anche questo depone senza dubbio a favore di questi inchiostri, che sono degli inchiostri che funzionano comunque molto bene. Non passano la carta neanche su carte abbastanza leggere, però questo varia anche da tinta a tinta. È chiaro che il gelsomino difficilmente lo vedrete dall'altra parte del foglio, mentre invece il caffè, forse con un pennino un po' più largo, è possibile che la carta da 70 grammi, quella uso ufficio, possa risultare un pochettino passata, nel senso che si veda leggermente quello che è scritto dall'altra parte. La tenuta nel tempo è quella di molti altri inchiostri, anche se per questo dovremmo aggiornarci un pochettino più avanti, perché sto già facendo i conti con una rilettura di tutti gli inchiostri che ho avuto in questi decenni, e quando riprendo in mano degli scritti, delle cose che avevo fatto, mi rendo conto che effettivamente c'è un viraggio notevole per alcuni inchiostri, qualcuno sbiadito, qualcun altro ha perso la vivacità del pigmento, ma ne parleremo al momento opportuno, perché comunque anche questo è un argomento davvero interessante. L'ho già detto, ricordano tutti quanti un po' degli inchiostri già visti, più o meno noti per forza, perché è difficile inventarsi qualche cosa. Ritengo che siano comunque degli inchiostri onesti. €1, €2 in meno forse per calamaio non mi dispiacerebbe, lo vedrei leggermente più centrato, perché quello che viene richiesto come prezzo li pone in diretta concorrenza con inchiostri che effettivamente hanno le spalle robuste e si fanno valere nel corpo a corpo. Vi lascio alle immagini se volete completare un pochettino la visione della prova di questi 4 inchiostri, e a voi tutti amici un grazie e arrivederci ai prossimi video.